Erano un paio di mesi che volevo fare questo video e volevo parlare delle differenze di reperibilità di quello che può essere una cultura gay adesso e quando ho fatto coming out io. In sostanza, se prima c'erano molti canali inglesi di gay e lesbiche e iniziavano a spuntare i primi canali di ragazzi gay, adesso tra pagine, blog e canali YouTube stanno praticamente invadendo il mondo. È la stessa sensazione che si ha quando, dopo che ammetti di essere lesbica, trovi lesbiche ovunque, nelle piazze, nelle strade, a scuola. Io avevo trovato 8 lesbiche che prendevano l'autobus alla fermata accanto alla mia e non me ne ero mai accorta, per intenderci. E sia chiaro che non mi sto affatto lamentando della cosa, perché se io ho avuto determinate difficoltà ad ammetterlo a me stessa, un po' perché vengo da un paese piccolo e bigotto, e un po' perché non se ne parlava. Cioè, per mia madre all'inizio la parola lesbica era tipo un insulto, quindi adesso, a parte, oltre ai media, ci sono anche quindi molti più eterosessuali che sono pro gay, i classici gay friendly, e le associazioni che si mobilitano maggiormente, ad esempio il gay pride, magari il gay pride a Brescia sarebbe fantastico. L'arcigay di Brescia aveva mandato un messaggio all'estero in alcuni stati dicendo alle persone di evitare luoghi turistici come Salò e Desenzano, perché lì erano i luoghi dove le sentinelle facevano manifestazioni con 250 persone, cercando di passare messaggi contro gay, contro la legge Scalfarotto, che poi tra l'altro, quale persona sana di mente vuole togliere una legge che tutela qualcuno? E inoltre dicono che la legge Scalfarotto impedisce la libertà d'espressione. Scusate la domanda, ma i gay continuano a esistere e loro continuano a manifestare? Qual è la libertà di espressione che noi gli impediamo di avere esattamente? Andando avanti. In opposizione a gay friendly, arcigay, canali di lesbiche e tutto il resto, Woodstock lesbico, dove ci sarò anch'io, quindi venite. Come se fosse importante che io ci sia, intendo, non voi. Ci sono le sentinelle in piedi, la Narth, i seguaci nicolosi, delle testimonianze degli ex gay, e vorrei farvi capire esattamente cosa sono e cosa passano, per farvi capire la mentalità che hanno. Allora, intanto la Narth, per chi non lo sapesse, è l'Associazione Nazionale per la Ricerca e la Terapia dell'Omosessualità, i classici centri di recupero in sostanza. E attraverso un sito italiano questo è stato il video che ho trovato. I'm in this room of a very special girl who has gathered incredible, beautiful items to surround herself with. And I'm just struck by the shine and the intricacy and the beauty of design. And of course, the color pink that she feels so comfortable in. She's just residing in this place, being filled with all this beauty and softness. And that blesses me. It blesses me to know that she loves to surround herself with these things. However, I know a lot of women that if I were to invite them to come into this room, the first glance of the frill, the first glance of the color pink and purple would literally cause them to freeze. They would feel as if they were walking into alien territory.
into a world that they do not belong. And not only would they feel fear, but they would probably feel shame. They would feel shame to even enter what kind of feels like a sanctuary at some level. Welcome to Hope for Wholeness. I'm Janelle Hallman, and today's lesson is Meeting the Girl in the Mirror. Adesso parliamone un attimo. Ho pensato, io ho detto, il bianco non mi dispiace come colore, il rosa dipende, ma il rosa su quel coso pelosetto, o quella è una stanza di una fan di Barbie sfegatata o è una drag queen. Ci sono anche le lesbiche femminili a cui piace il rosa, quindi perché generalizzare così? Comunque, il video che vi mostrerò invece adesso è un'intervista non recente fatta al signorino Nicolosi. Vedendo il video non avrete bisogno di spiegazioni. Qui parlerà della sua teoria sull'omosessualità femminile e vorrei che voi prestaste particolare attenzione al suo movimento delle mani, oltre che alle sue parole. Il classico movimento delle mani di un maschio eterosessuale. Well, most of the conversation we've been having here is about male homosexuals, because that's most of the clients we deal with. And there seems to be more male homosexuality than female homosexuality. Some studies say 5 to 1, some say 3 to 1, one study says 11 to 1. We don't know exactly. Maschio eterosessuale. But we know that there is more male homosexuality than female homosexuality. And that might be because the boy has to disidentify with the mother and connect with the father. See, he has the additional developmental task of doing this. The girl maintains her identity with her mother, and from that she develops a feminine identity. But the boy has to do this other particular step. So, while we've been talking about male homosexuality, we might want to consider for a moment lesbianism. Now, lesbianism could be a little more complicated, and there are three basic causes in terms of development. So let's start with the earliest development. The first one is this, what we call the symbiotic or infant relationship, where the baby girl is attached to the mother, but there is a breach or a break or a breaking of the emotional connection with the mother. The mother is attuned to the baby, but maybe she's going through a psychological problem herself, or she's going through a crisis, or she's having trouble with the father or the husband. And so she makes a disconnection. So the baby experiences this loss, this drop of attachment. So it's intermittent connection, okay? So there's this hunger for the mother figure, which they discover later on. Growing up a little longer, we go to another kind of problem that the girl might encounter, which is a gender problem. And this is like the male homosexual. For the lesbian, she disidentified with the mother and bonded with the father. See, she did what the boy should do. Now, why would a girl disconnect with the mother and bond with the father? Well, sometimes you have a family dynamic where the mother is passive and weak and emotionally unavailable. Yeah, and the father is very, we say seductive, not sexually seductive, but very a large personality. He's charismatic, he's salient. You might have a situation where the father is abusive to the mother, and the girl says, if this is what it means to be a female, to be weak, to be victim, I'm going to identify with dad. And in fantasy, she becomes daddy's little boy. This is identification with the aggressor. So she basically, in fantasy, denies her feminine identity. And this is the more masculine type of lesbian, the more butch type lesbian. And very often this lesbian type will connect with the first type that's looking for a mother figure. So you'll have the passive feminine type, and then you have the more masculine type. So you have two different types. Then we have a third cause, which is a girl who might have been sexually molested by a male. And so for her, she has a phobic reaction or a fearful reaction to male sexuality.
And for her, lesbianism is it's a safe place for her to go. But that is more like a trust issue. It's not so much a fundamental issue. And that usually has the best prognosis in therapy. Those are the three basic types. Per mostrare che le sue teorie sono valide, ci sono le testimonianze di persone ex gay. Classica canzone Luca era gay. Ci sono testimonianze scritte, video. I video non sono molto recenti però, vi avverto. Almeno quelli che ho trovato io erano piuttosto andati. Il problema è che se queste terapie funzionassero al 100%, non ci sarebbero le testimonianze degli ex gay. Io ho provato a scrivere semplicemente ex gay su YouTube e ho trovato più testimonianze di ex gay che quelle di ex gay. Dovevo andarle proprio a cercare quelle. Ad esempio, ho trovato queste due. Salir del armario no fue nada fácil para Peterson Toscano. Invirtió 17 años de su vida y $30.000 en cambiar su orientación sexual. Fue paciente de las terapias reparativas para dejar de ser gay. Ahora es cofundador del movimiento de ex gays que denuncia estas prácticas que aún hoy en día se llevan a cabo en todo el mundo. Yo recibí la idea que es algo muy mal para ser gay, pero también en la iglesia, en la televisión, en los Estados Unidos, los líderes conservativos, tengo que cambiar para salvarme de esta cosa mala. Creen que tienen un problema que no son tan masculinos y este es un parte de su problema homosexual. Que no soy masculino, entonces yo puedo ayudarte a cambiar cómo caminar, cómo hablar, cómo cambiar el aceite en el auto. Ellos dijeron que el problema es que mis padres no eran buenos padres y 3 veces los varios grupos trataron de sacar los demonios gay acerca de mí en un exorcismo. Sientes como mierda porque ellos están gritando demonios, saca de él, y están gritando a ti. Yo en realidad mis deseos nunca cambió, pero mis actividades sí. Entonces me casé con una mujer. Matrimonio se terminó muy mal y era un gran dolor para ella tener un esposo que no quiere a ella nunca. Es un milagro que todavía tengo fe. La fe es si yo soy un cristiano, pero un cristiano muy diferente que antes. In sostanza, ci sono 2 possibilità. O come dicono loro, siamo tutti eterosessuali e abbiamo un corso da omosessuali, oppure non hanno trovato una tecnica buona per curarci. Tutto qui. Detto questo, alla prossima.